Ciao a tutti! Ieri abbiamo incominciato a muovere i primi passi con le disequazioni di secondo grado. In particolare abbiamo visto le equazioni di secondo grado quando il delta è maggiore di 0. Oggi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare quando invece il delta è uguale a 0. Prima di tutto, tutte le volte che ho una disequazione di secondo grado devo fare l'equazione associata, quindi riscrivo e pongo uguale a 0. Questa è un'equazione di secondo grado completa, quindi se avete visto la mia playlist sulle equazioni di secondo grado sapete che dobbiamo risolverla con la formula risolutiva. Tuttavia, se guardate bene, vedete che questo è un quadrato di binomio, perché questo è il quadrato di 3x, mentre questo è il quadrato di 1. Se moltiplichiamo questi termini tra di loro e poi per 2 otteniamo proprio 6x, e quindi a conferma che si tratta proprio di un quadrato di binomio, ovvero 3x meno, perché qua il doppio prodotto va a segno meno, quindi ricopio meno, 1 alla seconda uguale a 0. Se usavate la formula risolutiva, fatelo per prova, vedrete che vi verrà il delta uguale a 0 e quindi otterrete un'unica soluzione. Dal quadrato del binomio la soluzione si ottiene facilmente perché devo porre la base di questa potenza uguale a 0, quindi 3x meno 1 uguale a 0. Quindi porto il meno 1 di là, cambiando di segno diventa più 1 e divido tutto per 3. Quindi in questo caso non ho più due soluzioni, ma siccome il delta è uguale a 0 ho un'unica soluzione. Devo andare a disegnare questa soluzione nella retta. Poi devo andare a fare la parabola. Vi ricordo che dobbiamo vedere se la parabola è felice o triste. Il coefficiente di x alla seconda è 9, cioè positivo, quindi la parabola è felice. Vi ricordo che la retta divide sempre il piano del più da quello del meno. È importante ricordarsi questo perché ora dobbiamo guardare il verso che è maggiore o uguale e quindi vuol dire che devo prendere il piano del più, cioè tutta la parabola che sta sopra. Ma se vedete bene, nel piano del più ho tutta la parabola e quindi la retta corrispondente a tutta questa parabola qui è tutta. La soluzione di questa disequazione è per ogni x appartenente a R. Piccola parentesi, qua io avevo maggiore uguale e quindi la soluzione è tutto compreso anche il punto 1/3 perché c'è l'uguale, quindi è come se qui ci fosse pallino pieno. Se invece la disequazione era maggiore solo senza l'uguale, a questo punto avrei avuto la stessa situazione ma col pallino vuoto. In questo caso la disequazione con solo maggiore aveva come soluzione tutto, perché la retta è tutta colorata in rosso, tranne 1/3 e lo scrivevo così: per ogni x appartenente a R, x diverso da 1/3. Quindi importantissima la differenza tra maggiore o uguale, e ho tutta la retta, mi va bene tutto compreso il valore che ho trovato 1/3, con il caso in cui ho maggiore solo, quindi mi va bene tutta la retta ma attenzione, devo escludere il valore 1/3. Passiamo a un altro esercizio un pochino più difficile. Come sempre scrivo l'equazione associata e faccio anche già due passaggi in uno, quindi faccio l'MCM in modo tale da non avere più i denominatori. L'MCM è 4, quindi diventa x alla seconda meno 4x più 4. Anche qui noto che è un quadrato di binomio, quindi posso fare come sopra, ma facciamo finta che non me ne sono resa conto, quindi andiamo a applicare la formula ridotta. Quindi meno b mezzi, meno 4 fratto 2 viene più 2, più o meno la radice di b mezzi alla seconda, 4, meno ac, 1 per 4, 4, col meno della formula meno 4. Tutto fratto a vale 1, quindi niente. 4 meno 4 è 0, quindi il delta è uguale a 0, per cui abbiamo un'unica soluzione, 2. Andiamo a fare la retta. Ora andiamo a vedere la parabola. È felice o triste? Il coefficiente di x alla seconda è 1/4, quindi la parabola deve essere felice, ovvero con la concavità verso l'alto. Ora andiamo a vedere il verso, era minore, quindi noi volevamo prendere il piano con il segno meno, ma il piano col segno meno, se vedete, non ha nessun pezzo di parabola, ha soltanto il punto 2, perché io voglio minore oppure uguale. Il piano del minore non ha niente, il piano dell'uguale ha proprio il punto 2 e quindi la soluzione di questa disequazione non è un intervallo come siamo abituati a pensare, ma è semplicemente x uguale a 2. Piccola parentesi, se questa disequazione invece di minore o uguale era minore, avevo come sempre 2, quindi andavo a disegnare la stessa retta con la stessa parabola. Però questa volta non ho minore o uguale, ho solo minore. Questo vuol dire che il 2 che ho trovato è un pallino vuoto, non è un pallino pieno. Devo prendere minore, quindi devo prendere il piano del meno. Però se vedete nel piano del meno non c'è la parabola e quindi
In questo caso, mentre prima la soluzione era x uguale a 2 perché mi andava bene anche l'uguale, in questo caso la soluzione è non esiste x appartenente a R, perché la parabola qua sotto non c'è e quindi non ho soluzioni. Facciamo l'ultimo di questa carrellata con il delta uguale a 0. Come sempre scrivo l'equazione associata, poi applico la formula risolutiva. Per applicare la formula a me piace di più avere il coefficiente di x alla seconda quando faccio l'equazione con il segno più, quindi cambio segno a tutto. Anche qui applico la formula risolutiva, oppure se sono furbo mi rendo conto che questo è un quadrato di binomio e quindi con la formula risolutiva scoprirò che il delta è uguale a 0, quindi avrò una soluzione. Con il quadrato del binomio faccio un pochino più veloce perché so che questo si scompone così: x meno, perché qua il doppio prodotto a segno meno, 5 perché è il quadrato di 25, tutto alla seconda uguale a 0. Quindi la soluzione di questa equazione di secondo grado si ottiene annullando la base x meno 5 uguale a 0, ovvero x uguale 5. Ora che ho trovato la soluzione dell'equazione associata, andiamo a fare la parabola. Andiamo a disegnare 5 nella retta. Metto pallino vuoto perché qui c'è maggiore e basta, non c'è uguale. Poi andiamo a disegnare la parabola. La parabola è felice o triste? Il coefficiente di x alla seconda della disequazione, mi raccomando non andate a vedere i passaggi e i calcoli che ho fatto nella equazione, ma dobbiamo partire sempre dalla disequazione. Quindi il coefficiente qua è meno 1, negativo, quindi questa volta la parabola è triste, ovvero con la concavità rivolta verso il basso. Volevamo prendere il maggiore, quindi tutta la parabola che sta nel piano del più. Se cancello con la mano vedete che nel piano del più non ho nessun pezzetto di parabola e quindi non ho soluzioni. La soluzione di questa disequazione è non esiste x appartenente a R. Viceversa, se invece di maggiore io qui avevo minore, dovevo prendere la parte di piano del meno e quindi tutta la parabola stava nel piano del meno e quindi in questo caso la soluzione sarebbe stata per ogni x appartenente a R, ok? Quindi una volta fatto bene il disegno della parabola vedete subito quale pezzetto di parabola sta sul più e quale sta sul meno e così potete trovare facilmente la soluzione. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova, allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. È tutto chiaro? Se sì, io sono contentissima per te, anche perché hai visto che bastano pochi minuti per capire bene come si svolgono tutti i tipi di esercizi. Se invece c'è ancora qualcosa che non è chiaro, ricordati che questo video lo puoi vedere tutte le volte che vuoi. Puoi mandare indietro, mettere pausa e rivedere attentamente tutti i passaggi per diventare anche tu il numero 1 in matematica. Perché? Perché se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.